Qual è il peso più grande da portare? Vedere il futuro o non poterlo cambiare? Nella storia che ti racconto oggi, un principe dotato del dono della profezia dovrà fare i conti con questa domanda impossibile. È la storia di Eleno, il veggente che sceglie di tradire la sua città per pietà, l'uomo che ha vissuto nelle sue visioni 1000 volte la caduta di Troia, prima che accadesse davvero. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast: Giacomo, Tiresia, Sisifo Felice, Gianmario, Giacomo d'Arabia, Serena e Mina. Grazie anche a Denise e Dalila, ad Alessandro, Gioele, Mirko, Vanessa, Maria Chiara e Gimbo. Infine a Eugenia, Alessia, Raul, Chiara Miriam e Michele L. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Buon ascolto! Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 213, la versione di Eleno. Nel 10° anno di guerra, mentre Filottete fa ritorno al campo acheo con l'arco di Eracle, un evento inaspettato sta per cambiare le sorti del conflitto. Eleno, il principe veggente figlio di Priamo, osserva con crescente inquietudine gli eventi che si stanno dipanando davanti ai suoi occhi. I doni di Apollo sono anche la sua maledizione, ripete spesso Cassandra, osservando il fratello gemello che si aggira inquieto per i corridoi del palazzo. Come lei, anche Eleno possiede il dono della profezia, ma con una differenza cruciale. Mentre le parole di Cassandra sono destinate a non essere mai credute, quelle di Eleno vengono ascoltate e rispettate. O meglio, una volta anche la voce di Eleno è stata dichiaratamente ignorata, quando si oppone a far salire a bordo delle navi dirette a Sparta Paride, in missione diplomatica, più di 10 anni fa. Eleno, in quel momento, è certo che Paride tornerà con una nave carica di oscure minacce e allo stesso tempo si rende conto che nulla si può fare per evitare ciò che è stabilito dagli dèi. Fin da bambino, Eleno mostra una particolare sensibilità per i segni divini. Apollo gli concede il dono dopo che il piccolo principe trascorre una notte nel suo tempio, durante la quale dei serpenti sacri gli leccano le orecchie, permettendogli di comprendere il linguaggio degli uccelli e di interpretare i messaggi. Durante i primi anni della guerra, Eleno combatte valorosamente al fianco dei suoi fratelli. È un guerriero capace, anche se non raggiunge la gloria di Ettore. La sua vera forza sta nel consiglio. Grazie alle sue capacità profetiche, più volte salva l'esercito troiano da imboscate e trappole greche. Ma ogni vittoria gli pesa sull'anima. Ogni giorno di resistenza significa solo prolungare l'agonia di una città che lui vede già in fiamme nelle sue visioni. Osserva impotente mentre i suoi fratelli cadono, prima il giovane Troilo e infine il valoroso Ettore. Quando Filottete, tornato al campo greco dopo 10 anni di esilio a Lemno, scocca la freccia fatale che colpisce Paride, qualcosa si spezza definitivamente nel cuore di Eleno. Il principe veggente spera che con la morte del fratello rapitore di Elena si possa finalmente giungere alla pace. Ma Elena non può lasciare Troia.
e per mantenere il suo status di intoccabilità ha bisogno subito di un nuovo marito di stirpe regale. Forse per quella strana, umana attrazione che tutti noi proviamo per ciò che è bello ma che ben sappiamo ci condurrà alla rovina, Eleno si propone come aspirante a questa unione. Deifobo, l'altro fratello, ritenuto più valoroso del vecchio Priamo, prende Elena come sposa. Disperato e amareggiato, Eleno abbandona Troia e si ritira sul monte Ida. Qui trascorre giorni in solitudine. Certo è scornato dalla delusione di non aver potuto avere Elena, ma è soprattutto tormentato dalle visioni sempre più chiare della distruzione imminente. Sa che la città è condannata, sa che nulla può cambiare la sua sorte e il peso di questa consapevolezza diventa insopportabile. È durante questa profonda crisi che il destino di Eleno si compie. Viene catturato durante una incursione dei Greci e portato nel loro accampamento. Una volta riconosciuta la sua nobile origine e il suo incredibile dono di veggente, viene preso d'assalto dai generali Achei per avere informazioni su come far cadere finalmente Troia. Ci sono diverse versioni sulle profezie che Eleno consegna agli Achei e Apollodoro ne dà più d'una. Quella che è in linea con il nostro racconto riguarda un elemento imprescindibile. La città di Priamo rimarrà inviolabile finché il Palladio, una antica statua di Atena, resterà all'interno delle sue mura. «Non tradisco Troia», dice in lacrime ai comandanti greci riuniti nella tenda di Agamennone. «Le do la morte più rapida possibile, poiché il suo destino è segnato». Come forse ricordi da più di una vecchia puntata, il Palladio viene trafugato dal Tempio. Eleno ora sa che la fine è ormai prossima. Le sue profezie si stanno avverando. La notte del cavallo di legno, mentre i troiani festeggiano quella che credono essere la loro vittoria, in lontananza si odono le grida disperate di Cassandra. Come lui vede l'inevitabile, ma a differenza sua continua a lottare contro il fato. A volte mormora tra sé Eleno, guardando le mura della sua città: la pietà più grande sta nel permettere che ciò che è destinato a concludersi abbia una fine rapida. Mentre le fiamme divorano la città, Eleno osserva dall'accampamento greco il compiersi delle sue profezie. Il fuoco si riflette nei suoi occhi scuri, gli stessi occhi con cui ha previsto questa fine innumerevoli volte. In lontananza le grida dei troiani si mescolano al crepitio delle fiamme e al fragore dei palazzi che crollano. Nel caos di quella notte fatale, mentre alcuni cercano una via di fuga e altri combattono fino all'ultimo respiro, il principe veggente resta immobile, consapevole che il suo ruolo nella storia di Troia è finito, ma che un nuovo capitolo sta per iniziare. La vita da schiavo di Neottolemo, come hai sentito nelle ultime 2 puntate, lo porta a seguire il giovane principe Deftia nel suo viaggio di ritorno verso la Grecia. Fa parte della proprietà di Neottolemo anche la bellissima e triste Andromaca, vedova di Ettore. Lei è invece destinata a diventare la concubina del figlio di Achille. Entrambi i troiani sanno bene che la vita di uno schiavo dipende esclusivamente dalla volontà del padrone. Non ci si può nemmeno azzardare a pensare di rifiutarsi di obbedire ad un comando. Con un seguito di carri carichi d'oro e di schiavi, l'esercito di Neottolemo supera i territori paterni, ora usurpati dal re Acasto, e si dirige verso le frastagliate terre dell'Epiro. Gli anni passano e il nuovo regno di Neottolemo prospera, ma il fato ha in serbo un'ultima svolta. Come sai, il re viene attirato a Delfi, al tempio di Apollo. Eleno vede chiaramente la morte che lo attende nel santuario e sa che tutto ciò non potrà essere evitato. Prima di partire, Neottolemo prende una decisione sorprendente. In caso di morte, Eleno dovrà sposare Andromaca ed ereditare parte del regno. Chi meglio di te, dice al principe troiano, può proteggere mio figlio e guidare il mio popolo?
La notizia della morte di Neoptolemo a Delfi giunge per il popolo in Epiro come un fulmine al ciel sereno. Eleno ed Andromaca si ritrovano uniti non solo dal dolore per Troia, ma anche dal lutto per il giovane re. Nel loro matrimonio, che ai più può apparire come una soluzione politica per rispondere alla difficoltà del momento, c'è qualcosa di profondo che lega i due. Entrambi portano il peso dei ricordi, entrambi hanno visto la loro città bruciare, entrambi hanno perso tutto ciò che amavano. Sulle coste dell'Illiria, dove il mare incontra la terra in una danza millenaria, sorge Butrinto. Le sue mura non sono alte come quelle di Troia, ma ogni pietra racconta la storia di Troia. I profughi troiani lavorano fianco a fianco con le popolazioni locali. Un piccolo fiume viene chiamato Scamandro, una porta viene detta Scea. È come se Troia stesse rinascendo in miniatura. Eleno supervisiona personalmente la costruzione del tempio di Apollo. Sa bene che gli dei, anche quelli che hanno causato la caduta della sua città, devono essere onorati nella nuova patria. Questa volta il tempio non nasce per custodire profezie di morte, è un luogo di speranza. Gli anni passano e Butrinto prospera. Il regno che Eleno ed Andromaca hanno costruito è diverso da quello che hanno lasciato. Qui non ci sono mura invalicabili o grandi eserciti. La forza viene dalla saggezza e dalla diplomazia. Ci spostiamo un po' avanti nel tempo. Sono passati oltre 7 anni dal sacco di Troia. È una mattina di primavera quando le sentinelle avvistano navi sconosciute all'orizzonte. Eleno sale sulle mura e il suo cuore riconosce le vele prima ancora che gli occhi possano distinguerle chiaramente. Enea, mormora con un sorriso che gli illumina il volto. Il figlio di Anchise trova una città che è al tempo stesso familiare e straniera. Le mura gli ricordano quelle di casa, ma lo spirito è diverso. Qui non c'è l'ombra della guerra, ma la luce della rinascita. Eleno accoglie il cugino con lacrime di gioia. Gli dei ti hanno guidato qui, Enea. Come un tempo ho visto la fine di Troia, ora vedo il tuo destino splendere luminoso davanti a te. Nel tempio di Apollo, Eleno rivela ad Enea il cammino che lo attende. Le sue parole non sono più velate dalla disperazione, come quando prediceva la caduta di Troia. Ora sono chiare come acqua di fonte. Evita le coste orientali dell'Italia, dice al cugino. Sono certo più vicine, ma per te saranno inospitali. Naviga invece verso occidente, dove il fato ti ha predestinato una nuova patria. Quando vedrai una scrofa bianca con 30 porcellini sulle rive di un fiume che scorre placidamente tra fertili campagne, saprai di essere giunto nel luogo promesso. Gli parla di Scilla e Cariddi, delle insidie che dovrà affrontare, dei sacrifici per placare l'ira di Era, ma soprattutto gli parla della gloria che lo attende. Da te nascerà un popolo che governerà il mondo intero. Hai già compreso che Eleno sta vaticinando di Roma e del suo impero. Mentre Enea riparte verso il suo destino, Eleno torna alle sue occupazioni di re e padre. Osserva i bambini di Butrinto giocare nelle strade. Sono figli di troiani e di epiroti. Parlano una lingua mescolata. Venerano dei antichi e nuovi. Sono la prova vivente che dalle ceneri può nascere qualcosa di meraviglioso. Andromaca, che un tempo era stata la sposa del più grande eroe di Troia, ora trova pace nell'educare questi bambini. Le loro storie dimostrano che anche dalle più grandi tragedie può nascere una nuova speranza. Hanno perso una città, ma ne hanno costruito un'altra. Hanno perso una famiglia, ma ne hanno creata una di nuova. Hanno trasformato l'esilio in un ritorno a casa. Mentre il sole tramonta sul mare dell'Epiro, tingendo d'oro le mura della piccola Troia, Eleno sa di aver finalmente trovato il suo posto nel rispetto del disegno degli dei e sospira, sorridendo al futuro.
Fatti sentire. La tua opinione è l'arma segreta di questo podcast. Se questo episodio ti ha fatto vibrare le corde dell'anima, fammelo sapere con un commento ed un like. Ma non fermarti qui. Condividi questo episodio con i tuoi amici. Condividere è il modo più potente e sincero per far crescere il nostro canale. Ti piacerebbe essere sempre aggiornato sui nuovi episodi, vero? Ottima idea. Iscriviti ora, così sarai avvisato ad ogni nuova uscita. Questo progetto non è solo mio, è tuo. Se vuoi plasmare il destino di questo podcast, clicca sul link TP nella descrizione. Scoprirai un mondo di opportunità per contribuire e anche qualche vantaggio. Ogni tuo gesto è una tessera fondamentale nel mosaico della nostra avventura. E anche se per ora non puoi supportarmi, visita comunque TP con lo stesso link. Ci sono tante novità e aggiornamenti sulle varie puntate che non vorrai certo perderti. Nei post rispondo alle richieste e alle curiosità degli ascoltatori inviate sulle varie piattaforme. È il posto giusto per avere risposte dirette alle tue domande. In libreria c'è una bella eco di questo podcast. Trovi Eracle, la via dell'eroe, il mio secondo libro. Nella descrizione di questo episodio trovi un link per scaricare un estratto gratuito. E se non lo hai ancora fatto, scopri anche il mio primogenito, il Re degli Dei. È un'occasione imperdibile per approfondire le storie che ti racconto qui. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.